Abbiamo dei media che non reggono più nemmeno sulle risorse tradizionali. Bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo che sia più attrattivo, perché la notizia è attrattiva se è una notizia, se non è inventata. Oggi parliamo tutti di fake news. Per la maggior parte della propaganda le fake news sono quelle che hanno portato Trump attraverso la rete a diventare Presidente degli Stati Uniti. Purtroppo le fake news sono quelle che ci sono tutti i santi giorni sui nostri giornali. Sono cazzate, in gran parte. Prima le chiamavamo balle, adesso le chiamiamo fake news, ma insomma com'è che questa gente è rimasta al potere per tutti questi anni? A suon di balle ovviamente, poi adesso è arrivato Trump, le chiamano fake news perché fa più fine. No, io non vorrei che si pensasse che io dico che l'informazione la possono fare soltanto i giornalisti o che l'unica informazione è quella della carta. Sto dicendo che possono anche perdere un sacco di lettori, possono anche ridursi a pochi lettori. Pensiamo soltanto a grandi giornali che hanno dimezzato le loro vendite negli ultimi 5-6 anni. Ma il gioco che raccontava Freccero prima e che noi vedremo ancora più chiaramente nella campagna elettorale che è in corso e che durerà temo un anno, costandoci un occhio della testa, è fondata proprio sulla sinergia tra fake news dei grandi giornali e rilancio dei telegiornali a reti unificate. Ma scusate, il caso della Raggi, che sia io sia te abbiamo studiato abbastanza bene, è interessante. Perché? Perché fin dal primo giorno i grandi giornali hanno cercato di dimostrare che la Raggi ruba. Ora, la Raggi ha tanti difetti, ma pare che non rubi, e non si sono rassegnati al fatto che non rubi. E allora... Guardate che se voi analizzate le prime pagine dei grandi giornali e l'immediato riflesso sui telegiornali, dove c'è una rubrica fissa, Caos Roma o Caos Raggi, è una rubrica fissa quotidiana da un anno, cioè dal giorno in cui è stata eletta, voi scoprirete che è su quello che per un anno hanno cercato di pestare. Naturalmente per farlo, dato che purtroppo la realtà era in contrasto con le aspettative degli editori e dei grandi giornali che hanno praticato questo sport della fake news, sono poi i giornali che la menano sulle fake news di Trump e che le praticano ampiamente in casa loro e che vengono immediatamente rilanciati, è passato proprio attraverso questo procedimento. Io ho fatto diversi pezzi sui due Romeo, perché i due Romeo sono diciamo utilissimi per spiegare questo sistema. C'è un Romeo che fa l'imprenditore a Napoli, che finanziava prima il vecchio PC, poi adesso finanziava Renzi ultimamente, ma è democratico, insomma, ha come suo braccio destro Bocchino che viene da Enel, non ha la puzza sotto il naso, insomma, li paga tutti i partiti. Anche in chiaro, senza problemi. Bene, questo qua risulta avere pagato una tangente per aggiudicarsi una parte dell'appalto più grande d'Europa, un appalto che in totale ammonta a 2 miliardi e 9, cioè i 700 milioni di euro alla Consip. Tangente che è già stata confessata dal dirigente Gasparri della Consip, che l'ha restituita e che è già stata sequestrata, per questo ne possiamo parlare senza i condizionali d'obbligo. Bene, noi fortunosamente, perché gli scoop sono sempre un colpo di fortuna, scopriamo grazie a Marco Lillo che c'è un'indagine che coinvolge coloro che hanno rivelato agli indagati di questa inchiesta che c'era l'inchiesta e che quindi dovevano stare attenti a parlare, e naturalmente gli indagati hanno smesso di parlare, dal padre di Renzi fino ai dirigenti della Consip, che hanno addirittura fatto bonificare gli uffici per far sparire le microspie che solo 2 giorni prima i carabinieri avevano infilato sotto le loro scrivanie. A Natale, alla vigilia di Natale, noi riveliamo questa cosa dopo che La Verità di Belpietro aveva scritto che da mesi il padre di Renzi era terrorizzato da un'inchiesta a Napoli che non si sapeva quale fosse. Bene, il ministro del neogoverno Gentiloni, Lotti, indagato per rivelazione di segreti e favoreggiamento nell'indagine sull'appalto truccato più grande d'Europa, insieme al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, al comandante dei Carabinieri della Toscana
in un giro di personaggi nei quali tra i quali traffica il padre del Presidente del Consiglio appena dimessosi, Renzi. Mi sembrava una notizia di un certo rilievo, non c'è stato nessuna traccia di questa notizia sui telegiornali per giorni e giorni, fino a quando Lotti è andato a farsi interrogare per 3/4 d'ora e improvvisamente gli telespettatori dei telegiornali hanno detto: cazzo, c'è Lotti interrogato, chissà come mai. I fortunati che leggono il Fatto lo sapevano da una settimana, ma la notizia poi è riscomparsa per altri 2 mesi, fino a quando hanno arrestato Romeo, hanno perquisito il braccio destro del padre di Renzi e il braccio destro di Romeo, e cioè Bocchino, e allora hanno dovuto occuparsene lontano dalla politica, perché il padre di Renzi, come è noto, non ha nulla a che fare con Renzi. Poi c'è un altro Romeo, e si chiama Salvatore, era il capo della segreteria della Raggi, e a un certo punto si è scoperto, chi l'ha scoperto? Noi, del Fatto Quotidiano, che aveva fatto delle polizze, una delle quali l'aveva intestata alla Raggi. Questa cosa noi la scopriamo il giorno in cui la Raggi viene interrogata. Per evitare l'accusa di favoreggiamento la pubblichiamo sul sito quando siamo sicuri che la Raggi è già sotto interrogatorio e quindi non l'abbiamo avvertita noi, che c'è una vicenda in più che sarà oggetto delle sue domande. Perché la pubblichiamo sul sito e non sul giornale del giorno dopo? Perché sapevamo che anche l'Espresso ce l'aveva. Bene. Questo per dire che quando si tratta di notizie, le notizie non hanno colore, le notizie si danno, almeno questa è la regola che abbiamo noi. E infatti la notizia è vera. Romeo ha fatto 13 polizze, tra le quali all'inizio sembrava una, poi addirittura 2, con scritto che la Raggi, se lui fosse morto, avrebbe ricevuto i soldi che lui ci aveva investito. Bene. I magistrati il giorno dopo dichiarano che non c'è nessun reato e che è assolutamente certo che Romeo non ha mai detto alla Raggi di averle intestato quelle polizze. A casa mia il caso delle polizze si chiude, poi ci sono le storie delle nomine di Marra e dello stesso Romeo, che sono un'altra cosa. Ma dato che quella storia di soldi, anche se erano credo 33.000 euro, è molto stuzzicante, perché potrebbe essere l'unica pietra che, fatta rotolare, innesca una slavina nella quale poi alla fine la gente può pensare che la Raggi in fondo o adesso o in futuro qualche soldo in tasca se lo metteva. Comincia un bombardamento per giorni e giorni sui 3 maggiori quotidiani italiani, in cui si dice che dietro la polizza ci può essere una compravendita di voti, una violazione delle norme antiriciclaggio che è vicina all'accusa di corruzione e che la Raggi teme l'arresto e che sta frettolosamente trattando un patteggiamento, oppure la procura la manderà a rito abbreviato, immediato anzi, talmente immediato che era febbraio, oggi è aprile, non c'è nessun rito. L'avvocato che trattava il patteggiamento stava facendo la settimana bianca in Alto Adige, quindi immaginate come trattava il patteggiamento. Erano tutte balle che alcuni giornali si sono messi d'accordo per raccontare, sono diventate vere e per giorni e giorni sono diventati i titoli dei telegiornali a reti unificate. E voi vedrete come questo sistema, che parte sempre dai giornali e arriva alle televisioni, e in mezzo ci sono i siti, che però sono quelli che contano di meno, perché bombardano di informazioni talmente contraddittorie che alla fine si elidono. Questa è la ragione per cui le fake news che escono sui giornali e nei telegiornali sono molto più pericolose di quelle che escono su internet, semplicemente perché su internet le fake news si elidono l'una con l'altra, mentre lì c'è una bella testata, no, prestigiosa, che crea l'ipse dixit. Questo è il meccanismo che io volevo descrivere, ed è un meccanismo che possono rompere soltanto altri giornalisti professionisti che sono in grado di smontare queste fake news e che purtroppo sono talmente ben organizzate, talmente ben architettate, con metodi talmente raffinati, che per essere smontate richiedono professionalità che si può trovare anche al di fuori delle redazioni dei giornali, ma che sicuramente
è presente anche nelle redazioni dei giornali. Infatti io ho letto un paio di pezzi di Bechis che smontava alcune di queste fake news. A mia volta mi sono dedicato ad altre fake news che avrei smontato anche se avessero riguardato Renzi. Non me ne frega assolutamente niente. Le notizie sono notizie e si danno per quello che sono. Poi i commenti ognuno se li fa come vuole. Io li faccio come voglio io, lui li fa come vuole lui e chiunque altro li fa come gli pare. L'importante è che non si spacci merce avariata. Purtroppo la merce buona come la merce avariata arriva ancora dai giornali. I telegiornali non fanno altro che rilanciare lavoro altrui perché non hanno assolutamente la libertà e nemmeno più le professionalità per trovarle le notizie, perché le professionalità si sono rattrappite da una lunga abitudine alla censura che è diventata